Salve a tutti ragazzi, nonostante sia passato quasi un anno dall'uscita di Vault-Tec Workshop, eccoci ancora nel Vault 88, appena ritrovato sul Pip-Boy, appena completato le missioni assegnatemi dal vecchio sovrintendente Barlov. Abbiamo ripulito i tunnel dai detriti e dalle bestiacce della zona contaminata ed eccoci pronti per una nuova building. Questo è il sito, cercheremo di sfruttarlo al massimo sia in altezza che in larghezza e via si parte. Un consiglio prima di partire è quello di recarvi nel sito del generatore atomico e di staccare il segnalatore in modo che non si accumulino coloni. Ovviamente lo riattiverete non appena la building sarà terminata, ma partiamo con una struttura che questa volta non è l'atrio bensì un piccolo ingresso fatto con item del sovrintendente. Questo ingresso sarà molto elegante, fungerà da collegamento con l'atrio, la struttura centrale vera e propria, che rispetto a quella del Vault precedente sarà leggermente più corta, ma sarà sempre di 3 piani con una grandissima colonna centrale su cui poi si svilupperanno le passerelle e i parapetti. A destra di questo ingresso posizionerò degli item della comune, in cui ci sarà un negozio probabilmente di commerciante generico, ma comunque la scelta dei negozi è del tutto arbitraria e potrete piazzarci quello che volete. Ovviamente questo video andrà a far parte della playlist relativa a Vault-Tec Workshop, da me intitolata Costruiamo il nostro Vault, in modo da ampliare l'assortimento dei video che vi aiuteranno nella costruzione dell'atrio e del Vault 88 in generale. Cercherò di spiegare l'impiego di alcuni item per la costruzione dell'atrio che sono rimasti oscuri alla maggior parte dei giocatori, come i mezzanini e le colonne. Ma restiamo su questo ingresso. Sto piazzando una finestra che dà sul negozio. Qui un ingresso che dà sulla parte destra del Vault, che bypassa l'atrio e che porta agli alloggi. Le porte, per quanto riguarda le porte dell'atrio, voglio anticipare che quelle che piazzerò oggi sono puramente indicative, quindi ragazzi non prendetele per oro colato, perché poi le strutture ancora non le ho costruite e non è che abbia un progetto per cui so dove andranno le porte, quindi sono puramente indicative e possono essere intercambiate in base alle esigenze delle strutture che andrò a piazzarci più in là. Questo ingresso è quasi terminato, anche a sinistra piazzerò una porta che darà sul lato ovest del sito. Al momento siamo under construction, per cui non so esattamente che struttura piazzare, e la prima intenzione con questo video è quella di fornirvi un'ulteriore base per la costruzione dell'atrio. Al centro di questa entrata poi piazzerò una statua o una fontana di quelle in rame, oppure quella del Vault Boy nel menu relativo a Vault-Tec Workshop. Porte 1, 2, e 3. L'altra già c'era. Bene, la struttura è finita. Io direi di piazzare una bella statua al centro. Ci sono quelle in rame, ci sono le fontane, i leoni, i Minutemen, oppure c'è Vault Boy
piazzo al centro con il pollicione rivolto all'ingresso. Eccola qua. Perfetto. Passiamo al negozio. Possiamo fare un 4 pezzi oppure di 6. Meglio di 6. E ovviamente deve comprendere anche la finestra qui di fianco. Prendiamo gli item della comune, ma gli item sono anche questi sono arbitrari come tutto del resto. Comunque potete impiegare quelli della nursery oppure della casa, pure andrebbero bene, anche se la comune per un negozio secondo me qui è l'orientamento, il fattore K, diciamo. Ecco, magari è meglio orientarlo da questa parte. Becchiamo anche la finestra. C'è un piccolo problema che bisogna risolvere orientandolo da questa parte. Vediamo se ci riesco. Qui metto un angolo chiuso. Questa porta devo toglierla, tanto comunque le entrate saranno garantite dall'atrio, per cui era superflua, era un surplus che avevo aggiunto, ma che possiamo benissimo togliere. L'atrio comunque connetterà tutte le entrate ai vari reparti. Eccolo qua, un 3x2 orientato da questa parte che becca anche la finestra. Con i vari gadget poi posizionati nel negozio farà la sua bella figura. Angolo chiuso che va a sostituire la porta che ho eliminato. Piazziamo i vetri. Andiamo a strutture, finestra. Questa non si aggancia. 1, 2. Questa non si aggancia perché quando sono due item uno di fronte all'altro bisogna toglierne uno e poi piazzare il vetro e poi si rimonta l'item. È un lavoraccio, lo so. Perfetto, vetri a posto. Una pulita sarebbe opportuna, però ragazzi eravamo solo all'antipasto. Non so se rendo l'idea, perché l'atrio parte adesso. Eccolo qua, piazzata la prima porta. Andiamo a coprire le finestre. Qui ci va un angolo. Ho fatto i conti, dovrebbe venire un rettangolo con 8 pavimenti di lunghezza e 5 di larghezza. Ho appena piazzato il centro angolo interno, quella struttura lunga, sembra un palo, a cui verrà ancorata questa gigantesca struttura che è il prefabbricato, l'estremità dell'atrio. A conti fatti sembrano 3 piani, sì, ci siamo. Poi ci ancoriamo gli oblò, le finestre del sovrintendente, queste qua rotonde. Ce ne piazziamo un'altra sotto. Perfetto. Passiamo all'altra estremità che si aggancia con facilità, per fortuna. Ed ecco la facciata gigantesca di questo nuovo atrio. E passiamo al pezzo forte, che sono i mezzanini, che sono queste strutture che vado a beccare adesso, ragazzi, che non sono altro che un soffitto e un pavimento incollati insieme, che però hanno questi ganci che vanno applicati alle estremità. Però o prendete il mezzanino o il soffitto pavimento,
sono la stessa cosa. Poi c'è una piccola cosa da rispettare quando si piazzano gli angoli. Tra mezzanini e altri oggetti sono vincolati. Se piazziamo quel tipo di angoli, i mezzanini vanno i mezzanini, altrimenti no. Però, bando alle ciance, quelli erano i mezzanini. Ho già detto che per quanto riguarda porte e finestre laterali, che sono una di queste per esempio che sto mettendo a caso perché non so le strutture, ecco qua, ho mandato un messaggio che vi spiega che porte e finestre laterali in questo video hanno funzione puramente dimostrativa. La loro posizione e il loro numero varierà a seconda delle esigenze in riferimento alle strutture costruite successivamente. Ragazzi, perciò non mi assillate con i messaggi, ma io non mi trovo perché la porta l'hai cambiata. Ragazzi, io il progetto non ce l'ho, faccio prima l'atrio e poi ci attacco le strutture che costruirò dopo, quindi non lo so non lo so, altrimenti ve lo direi con tutto il cuore. Bene, bando alle ciance, continuiamo. Ho messo una porta puramente dimostrativa. Passiamo a quest'altro lato, anche qui porte e pannelli e finestre a livello puramente indicativo, solamente per chiudere la struttura, ma che poi ovviamente verrà cambiata in base alle esigenze. Potete prendere o pannelli singoli, ci sono tre tipi, singoli, poi ci sono questi accoppiati pavimento muro, poi sono quelli accoppiati soffitto muro, e poi ce ne sono altri più completi come i prefabbricati, quindi anche per le colonne trovate i vari pezzi e poi trovate la colonna completa. Questo lo trovate tra i vari questa è la composizione degli item di Vaultec Workshop. Però magari prendendo magari i pannelli laterali singoli manca, se andiamo a fare vedere le sottigliezze, manca la striscia argentata, quella in basso rispetto a quelli accoppiati con soffitto o pavimento. Bene, andiamo a posizionare anche l'altra estremità dell'atrio, che ho agganciato, come avete visto, al centro angolo interno. Anche qui piazziamo i mezzanini. Dunque il primo piano sarà composto solamente da pavimenti del primo piano, dalle passerelle, mentre il secondo ho deciso di piazzarci i mezzanini e i pavimenti soffitti, quelli accoppiati a due strati, per dargli un senso di, diciamo, di robustezza, di solidità. Però se li andavo a piazzare anche al primo piano, credo che la cosa fosse a livello grafico proprio troppo pesante e soprattutto anche di difficile applicazione, perché non è facile, perché vedo che quando c'è solamente un piano è difficile ancorarvici i mezzanini. Benissimo, là manca un pezzo. I muri laterali sono puramente indicativi. Passiamo all'altra estremità prefabbricata dell'atrio, che è questa, che vado ad agganciare all'oblò e alle finestre da quell'altra parte, e vado a completare l'altra facciata. Eccola qua, perfetto. Volto di 3 piani, leggermente più piccolo rispetto al primo, quello completato nella prima serie di Costruiamo il nostro Vault, però mi sembra molto più dettagliato, più interessante. A voi
le sentenze. Passiamo ai pavimenti. Dunque, pavimenti, poi dato che è un po' strettino, ci potevamo piazzare due colonne, però con due colonne, essendo un po' strettino, diventa un po' pesante la cosa, per cui ho deciso di metterci una sola colonna, questa qua grandissima, che abbraccia tutti e due i piani, sia il primo che il secondo. E vediamo come poi sviluppare le passerelle, che poi saranno proprio il centro del vault su cui i coloni cammineranno. Allora, ho detto che per quanto riguardava questo piano non mettevo i mezzanini, perché sennò sarebbe stato troppo pesante e forse anche non possibile, non sarebbe stato possibile. Quindi solo pavimenti, quindi un piano più sottile, diciamo, rispetto a quello superiore. Piazzo una scala ed ecco raggiunto il primo piano. Per quanto riguarda le passerelle che raggiungono la colonna, voi potete scegliere tra diverse soluzioni. Vi spiego. Dal lato corto potete raggiungere la colonna, quindi passando con la passerella al centro, e avrete l'atrio diviso in due nel senso longitudinale, mentre io l'ho messo dal lato lungo, quindi non dal lato corto ma dal lato lungo, ho messo queste due passerelle che raggiungono la colonna. Potete fare anche una croce al centro con le passerelle, come preferite, però è chiaro che poi lo spazio, la visuale dall'alto verso il basso si affievolisce, perché quello spazio viene ad essere chiuso dalle passerelle, quindi io ho lasciato maggior spazio possibile, vedete, è più largo, piazzando le passerelle verso la colonna partendo dal lato lungo. Potete partire da qui verso il centro, però gli spazi erano leggermente più piccoli. Continuiamo con i parapetti, preso questi ad angolo, ci piazziamo questo dritto, anche qui perfetto, completata la prima, il primo spazio, ancora 4 angoli. Chiudiamo il primo piano che è completato e vediamo di raggiungere il secondo, come applicando una tromba delle scale ad un'uscita che da questo piano ci permetterà di salire verso quest'altra che si affaccia all'ultimo piano. Eccola qui. Adesso rimane da completare il piano con l'aggiunta delle passerelle verso la colonna centrale. Allora, andiamo di raggiungere il lato opposto. Qui però c'è il problema, eccolo il problema qual è, che il secondo piano era fatto con mezzanini e non con pavimenti, quindi un doppio strato. Eccolo il mezzanino, c'era il prefabbricato dell'atrio. Questo piano l'ha fatto con, ce l'ha impostato con i mezzanini, per cui eccolo, conviene completare il piano aggiungendo non pavimenti singoli ma quelli a doppio strato, quelli accoppiati con soffitto e pavimento. Ma anche qui completiamo il piano laterale con i pannelli, con porte e pannelli che sono puramente indicativi, ripeto.
L'ubicazione delle porte ancora non è conosciuta, non avendo ancora costruito le altre strutture, quindi piazzerò ad minchiam queste porte, queste uscite in maniera puramente casuale, orientativa, diciamo, più che altro. Qui ci va un angolo, oppure ci mettiamo proprio una porta che dà verso il tunnel. Anche da quest'altra parte completiamo. Qui ci piazzo un'altra porta. Qui pannelli composti da muro e soffitto, si chiamano sommità muro. Altra porta, sempre indicativa. Altra porta pure qua. Cremi l'avarizia. Magari tolgo questa, ci ripiazzo un muro. Eccolo qua, sommità muro. Ragazzi, manca il soffitto. Eccolo qua. Andiamo di agganciare le estremità e cercare di chiudere questa gigantesca costruzione che si riempirà di coloni non appena riattiveremo il segnalatore all'interno del sito del vecchio generatore atomico, staccato momentaneamente. Rimane sempre da fare la passerella verso la colonna. Piazziamo i parapetti ad angolo. Qui aggiungiamo un pavimento, soffitto e pavimento anche qui. Al centro però quello deve essere tolto e ci va quest'altro item, uno di questi, o questo, oppure questo è il migliore, credo. E continuiamo con i parapetti in metallo. Chiudiamo gli angoli. Facciamo quelli dritti. Credo che la scelta di una colonna sia stata la migliore, perché due erano troppe, sicuramente. Manca un pezzo. Mettiamo dopo, finiamo il tetto. Questo bisognava agganciarlo da fuori. Bisogna salire sopra. Ho dovuto togliere un pannello momentaneamente e adesso vado a ripristinarlo, altrimenti non si agganciava in nessun modo.
ripristino il pannello. Eccolo qua. Perfetto. Aggiungiamo l'ultimo parapetto. Completato il piano. Mancano alcuni dettagli come i vetri alle finestre. Mancherebbero anche le porte, ma non è consigliabile, anche perché poi uno deve spostarle, cambiarle, quindi è inutile. Piazziamo quello che è indispensabile, come questi vetri, altrimenti uno se li dimentica. Uno, due. Scendiamo. Questa è l'uscita. La tromba delle scale che ci porta al piano di sotto. Vetro anche per qua, per questa finestra. Uno e due. E ragazzi, credo che abbiamo finito. Un'ultima visuale, un ultimo scorcio. Facciamoci un giro all'interno. Questi sono i mezzanini applicati all'estremità e poi i pavimenti con l'accoppiata soffitto pavimento per il secondo piano, mentre per il primo piano ho lasciato solo i pavimenti singoli per quanto riguarda le passerelle, quindi doppi per il secondo piano e singolo per il primo. Colonna grande centrale, porte ancora da vedere come sistemarle, perché bisogna fare le altre strutture e poi agganciarsi all'atrio. Ho scelto di raggiungere la colonna centrale tramite la linea longitudinale, quella lunga, però si poteva raggiungere da questo lato, da quell'altro, quindi dal lato corto si poteva fare una croce. Ragazzi, questo faticosissimo video termina qui. Io vi do appuntamento al prossimo per quanto riguarda Vault-Tec. Ciao ragazzi.